Lascio dopo un mese e mezzo il Vietnam, il paese che più mi ha stupito, il più bello che abbia mai visitato, e risalgo il Mekong verso la Cambogia, senza sapere bene cosa troverò. La Cambogia, infatti, nel mio immaginario, è sempre stata circondata da un'aurea di mistero. Schiacciata tra il Vietnam e la Thailandia, due destinazioni famose e ben battute, la Cambogia mi è sempre sembrata un angolo nascosto, quasi fuori dai radar. Un luogo che non ha la stessa visibilità, ma che ho deciso di esplorare, spinto dalla curiosità di scoprire cosa si nasconde in un paese che in Occidente è visto con una certa soggezione, come se ci fosse qualcosa di inquietante o misterioso. Non sapevo cosa mi aspettasse, ma quel mistero, quel non detto, era proprio ciò che mi attirava. Per attraversare il confine fra Vietnam e Cambogia, seguo il consiglio di una ragazza incontrata a ben tre e invece del solito autobus prendo una lancia veloce sul Mekong. Più costosa e lenta, ma il viaggio mi ha permesso di esplorare ancora di più questa regione. Il fiume è vivo, largo, attraversato da villaggi su palafitte e barche che trasportano qualsiasi tipo di merce. Prossimi al confine si procede a zig-zag fra centinaia di draghe, quelle barche che scavano la sabbia dei fondali, aggiungendo un tocco industriale al panorama del Mekong. Phnom Penh appare sul Mekong come una cattedrale nel deserto, visibile da chilometri di distanza con i suoi modernissimi grattacieli. Questa metropoli è un mix di passato e futuro ed è stata trasformata dalla ricchezza generata dagli investimenti cinesi. Centri commerciali, ristoranti e hotel di lusso spuntano ovunque, alimentando una crescita economica che ha però acuito da disparità tra una nuova elite e le masse più povere. È la città più ricca che ho visto nel sud-est asiatico, con auto di lusso ovunque, Porsche, Mercedes, persino Rolls-Royce. I SUV Lexus sono l'auto base. Molti occidentali pensano ancora che qui si viva nelle capanne, che sia un paese del terzo mondo, ma non si rendono conto del progresso incredibile degli ultimi decenni. Città come Phnom Penh e Singapore hanno fatto enormi passi avanti con il PIL pro capite di Singapore ora più alto di quello di New York o di Londra. Visito S21, una sigla che non dimenticherò mai, un ex liceo trasformato dai Khmer Rossi in prigione. È l'esperienza che più mi ha segnato in un anno di viaggio, più difficile che scalare un passo himalayano o attraversare 90 km di foresta al limite del circolo polare artico. 1 milione di cambogiani sterminati, il 25% della popolazione. Nessuno risparmiato da questo genocidio. Bastava saper leggere, preparare il cibo in casa o essere accusati di pensare troppo. Le famiglie venivano divise, deportate agli angoli opposti del paese per spezzare ogni legame. Ed è tutto documentato, resoconti minuziosi, foto segnaletiche, confessioni estorte con torture. E bambini che chiedevano perché siamo qui, prima di sparire. Un regime che fino al 1993 continuava ad avere il sostegno ufficiale degli Stati Uniti
è servito l'intervento militare del Vietnam per fermare questo genocidio. Il giorno successivo visito il Palazzo Reale. Nessuno sa ancora oggi cosa l'abbia salvato dalla furia cieca dei Khmer Rossi. È un mistero. L'intero complesso, con i suoi tetti dorati e le geometrie eleganti, sembra essersi sottratto per miracolo all'annientamento. Eppure, tutto intorno, la storia è fatta di macerie. I Khmer non si sono limitati al genocidio del proprio popolo. Hanno annientato anche la memoria, hanno raso al suolo i palazzi, distrutto ogni forma d'arte, cancellato le biblioteche, i templi e le statue. Un'intera civiltà svuotata da dentro, come una conchiglia abbandonata. Ammiro affascinato questa architettura elegante e raffinata, ma dopo S21 la bellezza non può non lasciare spazio a una domanda. Cosa resta quando un popolo dimentica il suo passato? Lascio Phnom Penh all'alba, ancora scosso da ciò che ho visto. La città si allontana lentamente dal finestrino, caotica e apparentemente incurante del passato, mentre il pullman si dirige verso sud. Le prime ore scorrono tra campi rasi, baracche di lamiera e caffè improvvisati ai bordi della strada. Kampot si trova nel sud-ovest della Cambogia, incastonata tra le pendici del massiccio del Bokor e le acque tranquille del Golfo di Thailandia. È una regione dove le montagne si tuffano nelle pianure costiere, dove il fiume omonimo scorre lento attraversando villaggi e piantagioni di pepe. Il clima qui è più umido, l'aria sa di sale e vegetazione tropicale. A pochi chilometri dalla costa e non lontana dal confine vietnamita, Kampot è un crocevia tra l'entroterra rurale e il mare aperto. Appena arrivato in questa cittadina, mi sono chiesto cosa ci fossi venuto a fare. Celebrata dalla Lonely Planet come una delle meglio conservate dell'epoca coloniale francese, si è rivelata piatta, senza personalità. Camminare rilassati tra le sue vie non ha niente di speciale, ma quello che mi ha portato qui è la mia passione per una spezia, il pepe. Per $15 ho preso parte a un tour organizzato dall'ostello e devo dire che li valeva tutti. Partiti all'alba abbiamo visitato le saline, piatte e silenziose, uguali a 1000 altre, ma sempre affascinanti. In tarda mattinata ci siamo spostati fra le montagne per visitare il sito archeologico di Phrom Chong Kok, nascosto in una grande grotta calcarea. Infine una grande piantagione di pepe, rimasuglio coloniale dell'epoca francese. Piante alte, file ordinate, un profumo intenso nell'aria. Mi hanno guidato passo passo nella sua coltivazione, tra le varie varietà, le metodologie di essiccazione, la raccolta e selezione a mano, chicco per chicco. Un lavoro lento e meticoloso, portato avanti con una calma che qui sembra ancora possibile. Infine Kep, con il suo mercato del pesce affacciato sul mare. Mi sono infilato fra le bancarelle e ho scelto mezzo chilo di granchio blu. Proprio quello che fa tanto discutere i paesi del Mediterraneo, ma qui è talmente importante da meritarsi una statua.
Lascio volentieri il mare delle Maldive, dei Caraibi e della Polinesia ai turisti. A me va bene così. Per fortuna i miei video li guardano in pochi e questo mi consente di condividere con voi e non con milioni di persone un piccolo segreto. Vi assicuro che non ci arrivi per caso a Coron-Saint-Loem. Prendi un traghetto da Senacuville e lasci tutto alle spalle. Rumore, traffico, polvere. L'isola appare all'improvviso, verde brillante, come se qualcuno l'avesse posata sul mare con cura. Un'isola silenziosa, coperta di giungla e circondata da un mare che non ha nulla da invidiare ai paradisi più celebrati. Coron-Saint-Loem non ha resort di lusso, né feste fino all'alba. Solo sabbia bianca, capanne di legno, frutta tropicale e grigliate di pesce freschissimo in riva al mare. Appena sbarcato, ho attraversato l'intera isola per raggiungere Sunset Beach, perché la Luniplanet la vendeva come l'esperienza più autentica dell'isola, una spiaggia segreta per pochi. Ma se lo scrivi in una guida letta da milioni di persone, non è più un segreto, è marketing. Lascio quindi Saracen Bay alle mie spalle, attraversando strade enormi prive di senso nel mezzo della giungla. Sono terrorizzato all'idea di cosa vorranno costruirci. La vicina Korong, l'isola principale dell'arcipelago, su spinta di grandi gruppi immobiliari cinesi, ha iniziato infatti a riempirsi di resort di lusso. Scollinato, seguo un cartello dipinto a mano e mi avventuro attraverso uno stretto sentiero nella giungla e dopo un paio di chilometri si apre davanti a me il Golfo di Thailandia. Mi attendono una manciata di bungalow nascosti fra le foreste, tutti gestiti da europei, con amache sulla spiaggia, vista da sogno, nessuna connessione cellulare o wifi e che servono tapas di calamari a $6,50. Ma dopo tanti mesi passati a vagare per l'Asia, riconosco subito un'atmosfera costruita d'arte per sognatori occidentali in cerca di disconnessione dal mondo, ma artefatta. Non è la mancanza di internet che rende un posto autentico. Una notte qui e sono tornato a Saracen Bay, la spiaggia più famosa, e lì ho capito. È proprio il posto giusto, senza bisogno di fingere. Sabbia come talco, palme curvate ad arte per farti ombra, mare basso per decine di metri, luce perfetta. Su questo lato la maggior parte delle strutture sono gestite dai cambogiani e ho scelto Paradise Villas sulla parte meridionale della spiaggia, un piccolo resort tranquillo e curato, con tutto quello che serve per sentirsi bene a $30 a notte.
Qui si sta talmente bene che non ho davvero resistito e mi sono fermato un paio di giorni in più. La mattina si fa colazione con grandi piatti di frutta fresca. Durante la giornata ci si rilassa con uscite in barca o sulla spiaggia e poi la sera al tramonto tutti i resort spostano i tavoli lungo la spiaggia per magnifiche grigliate di barracuda, calamari ed aragoste a poco più di $10. Koh Rong Saloem è un'isola da cui non vorresti più andare via, non perché è nascosta, ma perché è esattamente come dovrebbe essere. E se nei video e nelle foto non vedete altri turisti, non li ho tolti con l'intelligenza artificiale. Sono tutti in Thailandia, ma non farei a cambio, ve lo assicuro. Dopo 3 giorni di relax in un paradiso vero, è ora di lasciare Koh Rong Saloem. Prendo il traghetto e attraverso l'orribile Sihanoukville, costruita dai cinesi, una sorta di Miami in miniatura con grattacieli e cemento ovunque. Mi terrorizza l'idea in cosa potrebbe trasformarsi in pochi anni il mio paradiso segreto. Mi serviranno un giorno intero e 3 cambi per arrivare a Kampong Thom, nel cuore della Cambogia a 400 km di distanza. Mi aspetta un'esperienza ancora più autentica. Questa volta i turisti non saranno semplicemente pochi, non ce ne saranno proprio. Chi immagina la Cambogia come una distesa infinita di giungla si sbaglia, o forse è rimasto al secolo scorso. La foresta, quella vera, è quasi scomparsa. Basta guardare le immagini satellitari. Un tappeto verde ormai interrotto da strade, coltivazioni intensive, miniere illegali e disboscamenti sistematici. Gli unici lembi di foresta primaria sopravvivono nei parchi nazionali e attorno ai templi più remoti, come sentinelle di un passato che resiste a fatica. A differenza di Thailandia, Laos o Vietnam, qui lo sfruttamento del territorio ha lasciato ferite profonde, spesso irreversibili. La Cambogia è molto diversa da come la si immagina. Non è una cartolina esotica, non è solo templi e sorrisi. È un paese complesso, che ha perso molto, ma proprio per questo ti entra dentro con più forza. Arrivato a Kampong Thom, la prima cosa che noto è l'ex villa del governatore francese, nota più per i pipistrelli che ospita nel suo parco che per la sua storia coloniale. Vicino al fiume fa bella mostra di sé un curioso monumento al grillo talpa, un simbolo di come la Cambogia si sia adattata al tempo. Qui si mangiano tantissimi insetti perché la fauna locale è quasi sparita. Durante il genocidio degli anni 70, infatti, la popolazione, messa alla fame, ha sterminato qualsiasi animale pur di sopravvivere. La sera, una di quelle sorprese inaspettate. Arrivo qui infatti in concomitanza con la festa annuale del paese, con bancarelle, improbabile musica K-pop, street food e birra a buon mercato. Incontro Im Som-com, un locale che gestisce una piccola agenzia di viaggi, e mi accordo con lui per visitare i templi di Sambor Prae-Cook il giorno successivo. Un complesso archeologico che rappresenta una delle prime capitali dell'impero Khmer, risalente al VII secolo. Questi templi, sparsi fra la foresta, sono un assaggio delle meraviglie che troverò più tardi ad Angkor. Sambor Prae-Cook è meno conosciuto di Angkor, ma proprio per questo conserva un'atmosfera intatta.
I templi, avvolti dalla vegetazione, si esplorano in silenzio, senza turisti. Ho avuto la fortuna di visitarli sotto un cielo spettacolare, punteggiato da migliaia di nuvole che correvano lente sopra le rovine, dando al paesaggio un senso di pace irreale. Il percorso da Siem Reap a Battambang attraversa il cuore rurale della Cambogia, seguendo un intricato sistema di canali, fiumi e lagune che si dirama dal grande lago Tonle Sap. Durante la stagione secca, il livello dell'acqua si abbassa drasticamente, trasformando la navigazione in un'avventura lenta e incerta. Il paesaggio è piatto, punteggiato da palme da zucchero, villaggi su palafitte e risaie a perdita d'occhio. Questo tragitto, che in linea d'aria misura poco più di un centinaio di chilometri, diventa così un viaggio fluviale, tortuoso e affascinante, che svela un volto meno noto e più autentico della Cambogia. Il viaggio in battello da Siem Reap a Battambang è iniziato scomodo ed è finito estenuante. Un vaporetto di fortuna, 20 persone a bordo, zaini ammucchiati ovunque e una partenza da un punto imprecisato raggiunto solo dopo mezz'ora di strada sterrata. Il livello dell'acqua era così basso che la barca non riusciva nemmeno a galleggiare. A tratti sembrava più una navigazione nel fango che un tragitto fluviale, e in alcuni punti ci siamo incagliati con il figlio del capitano che, con una naturalezza disarmante, è sceso in acqua per spingere la barca a mano. Solo mezzo metro scarso di fondale, eppure lungo le rive si vedevano centinaia di tubi infilati nel letto del fiume a risucchiare l'acqua per irrigare i campi. Una sete agricola insaziabile che svuota i fiumi e lascia a secco il resto. L'attraversamento del villaggio galleggiante di Praktoal è stato il momento più interessante del viaggio. Abbiamo fatto una sosta lì e ho mangiato con i locali, riso, pesce, salsa piccante, seduto su una stuoia, mentre gli altri turisti si guardavano intorno con aria diffidente. L'ennesima parentesi sincera in un viaggio che ormai sento essere diventato la mia casa. Battambang è una cittadina tranquilla, con un'aria da vecchio film dimenticato. Edifici coloniali, mezzi scrostati, balconi ferro battuto, finestre che scricchiolano al vento. Lascio Battambang con la sensazione che sia un luogo sospeso fra il passato coloniale e la Cambogia rurale di oggi, povera e lontana dalle opportunità delle destinazioni turistiche più ricche.
Girovagando tra le bancarelle del mercato, ho trovato il passaggio di un locale che per lavoro stava andando da Kampong Tom a Siem Reap, offrendomi un posto sul suo vecchio ma comodissimo SUV della Toyota. La mia meta è Angkor, che si trova nel nord-ovest della Cambogia, poco fuori dalla città di Siem Reap. È un'enorme area archeologica che si estende per oltre 400 km², tra foreste tropicali e pianure coltivate. Un tempo capitale dell'impero Khmer, oggi custodisce centinaia di templi, vasche sacre e rovine nascoste fra le radici degli alberi. Al centro di tutto svetta Angkor Wat, il tempio più grande del mondo con oltre 1 chilometro di lato, orientato con precisione verso l'ovest, come un gigantesco calendario di pietra scolpito per sfidare i secoli. La scoperta di Angkor è una delle storie più affascinanti dell'archeologia. Sebbene i templi fossero noti alla popolazione locale, furono riscoperti dal mondo occidentale solo nel 1860, quando l'esploratore francese Henri Mouhot li riportò all'attenzione internazionale. La sua descrizione entusiasta delle rovine, nascoste fra la giungla, colpì l'immaginario di molti e suscitò incredulità. Siem Reap non è solo il punto di partenza per visitare i templi, è anche il custode della loro anima. Il Museo Nazionale di Angkor, moderno e ben curato, permette di leggere la storia Khmer prima di visitare il sito archeologico. Il cuore del museo è la Galleria dei 1000 Buddha, ma sono i bassorilievi a catturare davvero la mia attenzione. Frammenti di battaglie, cerimonie religiose, scene quotidiane scolpite con una cura maniacale, come l'immenso Zangolatura dell'Oceano di Latte. In uno dei pannelli si legge, inciso in sanscrito antico, un verso che riassume lo spirito dell'intero impero. Come il cielo sostiene le stelle, così il re sostiene il Dharma del mondo. Per esplorare il sito archeologico ho scelto il pass da 3 giorni, ma anche una settimana non sarebbe abbastanza per visitarlo tutto. E ho preso una bici a noleggio. Ho percorso la giungla in bicicletta, tra sentieri sabbiosi e una splendida savana, mentre i templi si stagliavano maestosi fra gli alberi, avvolti da una natura selvaggia che si intreccia con le loro rovine di arenaria. Ho capito le emozioni provate dagli esploratori nei primi anni del Novecento, quando per primi scoprivano queste incredibili rovine dimenticate per secoli e perdute nella giungla. Insomma, l'avete capito, mi sono sentito Indiana Jones.
Ma per raggiungere i templi più distanti ho allungato $10 a un poliziotto del parco che si è trasformato in una guida personale, portandomi in uno dei templi più remoti a est di Angkor, il Tempio Rosa di Banteay Srey. Sono state giornate indescrivibili. Questo è il mio parco giochi dei sogni e sono stato sopraffatto dall'entusiasmo al punto da dimenticarmi ogni giorno di pranzare. Il sito di Angkor è incredibile. I templi sono maestosi, magnifici nella loro simmetria e nei dettagli. Angkor, l'antica capitale dell'impero Khmer, si estende su una superficie pari a quella dell'intera Toscana e ospita oltre 1000 templi. La mia fortuna è che il 99% dei turisti si concentra sui 2 o 3 templi principali, lasciandomi la possibilità di esplorare indisturbato le rovine più nascoste e selvagge ancora celate nella giungla. Il tempio di Bayon, situato nel cuore di Angkor Thom, è uno dei monumenti più affascinanti di Angkor. Conosciuto per le sue imponenti torri che si ergono verso il cielo, ognuna decorata con giganteschi volti scolpiti, Bayon emana una sensazione di mistero e potenza. Le facce guardano in ogni direzione, creando un'atmosfera surreale e ipnotica. Il tempio è intriso di simbolismo religioso e politico e la sua maestosità è amplificata dalla complessità delle gallerie, ricoperta di bassorilievi che raccontano storie della vita quotidiana e delle battaglie dell'epoca.
Angkor Wat è il cuore del sito, massima espressione della potenza e della spiritualità dei Khmer. E ciò che rende speciale questo luogo è che nonostante la sua vastità, nonostante gli infiniti dettagli, riesce ad essere avvolto da una natura selvaggia che lo rende un'esperienza impossibile da descrivere a parole. L'ultimo giorno sono salito sulla collina che ospita il tempio di Phom Bakeng per ammirare il tramonto, ma sarà l'alba su Angkor Wat l'incredibile meraviglia che non riuscirò davvero mai a dimenticare.